anche che su Instagram, quando ho annunciato il video che avrei fatto oggi, mi sono arrivate alcune domande. Allora, c'è chi mi chiede cosa mi ha spinto a fare la formazione da volontaria. Io prima vi ho semplicemente detto che sentivo che il mio rapporto con Dinamo non era finito, ma in realtà la vera motivazione sta nel fatto che io volevo restituire ad altre persone e vedere con i miei occhi questo bellissimo miracolo, quello che il camp aveva dato a me. Io volevo assieme ad altri far rifiorire alcune persone e fare volontariato in questa struttura ti permette di vedere questa cosa stupenda ogni giorno. Per cui io l'ho fatto per questo, soprattutto perché le esperienze da ospite e poi anche quelle da volontaria, anche con gli imprevisti e le difficoltà che si frappongono nel percorso, mi hanno permesso anche, oltre di instaurare rapporti sempre più collaborativi, sempre più belli, sia con i miei compagni di squadra, diciamo, sia con le famiglie, di approcciarmi in maniera sempre più consapevole con la mia patologia, perché l'aiuto non manca, però una volta che sei volontario, una volta che sei staff, dici adesso però mi voglio arrangiare io a dedicarmi a me stesso o a me stessa nel mio caso, e anche le cose, diciamo, più delicate della mia patologia le voglio affrontare da sola, pur sapendo che non mi mancherà mai il sostegno e l'aiuto di chi mi sta intorno, anche dei miei genitori che da lontano mi chiamavano, mi chiedevano come sta andando. Una cosa molto particolare è stata la telefonata che ho fatto la prima sera della mia prima sessione da volontaria ai miei genitori. Io sono molto emotiva e appena ho detto a mia mamma che lo stavo facendo, mi sono messa a piangere, perché comunque mi sentivo inadeguata, ma allo stesso tempo vedevo che ero diventata grande con il camp, che avevo un po' di strada dietro e che quella strada stava continuando, e ero molto contenta comunque di poter prendere la parte di chi aveva fatto stare bene me. E perciò è stata un'emozione grandissima, ed è stata la stessa che ho provato anni prima, quando durante la mia prima sessione senza genitori le dinamiche, infatti i volontari e lo staff vengono definiti dinamici, sono venute a dirmi che avevano sentito i miei genitori e che stavano bene. Mi ero commossa allora, mi sono commossa anche quella sera lì. Una commozione positiva, piena di paura ma anche di gioia. Poi mi è stato chiesto l'approccio che hanno i genitori e i bambini e i ragazzi rispetto al camp la prima volta che entrano. Allora, io conosco molte persone, sia della mia età che più grandi che più piccole, e quindi 1000 approcci. C'è stato chi non voleva partire e appena è arrivato si è trovato davanti a questa magia e ha cambiato idea, e chi come me voleva già partire nonostante la paura e ha rafforzato questa sua convinzione a lungo andare. Come in ogni caso, ovviamente poi ci sono anche bambini e ragazzi che hanno incontrato il camp nella loro vita e che adesso non sono più coinvolti, però succede, come in tutte le cose. Però vi assicuro che l'approccio nella maggior parte dei casi è positivo, e lo è sempre di più con il passare del tempo. I genitori dipende molto dal carattere, probabilmente anche dalla
malattia del figlio e da tanti altri fattori. Ci sono i genitori che lasciano tranquillamente i figli nelle mani di volontari e staff, magari perché hanno già fatto esperienze e quindi sono convinti che le persone comunque che li seguiranno li tratteranno come loro. I genitori un po' più diffidenti che però poi quando tornano a prendere i figli e li vedono insomma cresciuti e contenti, felici, più sicuri di sé, perdono quel vestito di paura che magari potevano avere e anzi si fanno coinvolgere sempre di più da questo mondo. È successo ai miei genitori ed è successo ad altri che addirittura poi hanno deciso anche di diventare volontari e staff perché hanno visto un cambiamento talmente grande nei loro figli e che hanno deciso che volevano impegnarsi a tutto tondo per dare questa opportunità a tanti altri bambini e ragazzi e famiglie. Poi probabilmente all'interno delle sessioni famiglie i genitori, essendo presenti al camp con i figli, sono più tranquilli perché comunque sanno che il personale è qualificato, ma sanno anche che per qualsiasi cosa il figlio è a poca distanza e lo possono vedere quando vogliono. I miei genitori in particolare erano tranquilli al weekend famiglie e lo sono stati anche quando ho fatto le sessioni da sola e anche quando sono partita come volontaria, anzi sono stati i primi a sostenermi assieme a mio fratello e insomma hanno capito veramente il valore che questa esperienza ha avuto per me. Infatti ho avuto e ho occasione qualche volta di portare la mia testimonianza ad alcuni eventi di raccolta fondi del camp e lo faccio sempre volentieri perché comunque l'impatto, vi assicuro, che ha avuto su di me il dinamo è qualcosa di splendido. Poi mi è stato chiesto cosa mi ha spinto a fare la formazione e la risposta è quella di prima. Io volevo vedere le persone fiorire e la formazione e poi il volontariato mi hanno dato la possibilità di farlo, me la danno e vi assicuro che vedere la gioia negli altri, soprattutto potendo comprendere a fondo cosa sia quella gioia perché l'hai vissuta in prima persona, è un motore molto molto potente. Infatti io dico che la mia esperienza con il camp e la mia relazione con il camp, il mio amore per il camp moriranno con me, non prima. E spero anche un giorno di trasmettere ai miei figli e alle altre persone che conoscerò questo grande amore che ho. Io penso di aver parlato tantissimo, anzi lo vedo anche dal timer, quindi direi che il video si può concludere qui. Qualora voleste che facessi altri video inerenti a uno specifico aspetto dell'esperienza al camp, lasciatemelo nei commenti. Iscrivetevi se vi va mettete mi piace, altrimenti ribadisco come l'altra volta, se non vi va non mettetelo. Spero che questo mio racconto vi possa essere utile e possa incuriosirvi a conoscere questo posto magico, del quale vi lascio il sito web in descrizione e io direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!